Buongiorno ragazzi, buongiorno, un video velocissimo, un video lampo, perché oggi è uscita no, non è uscito lui, ma è uscita lei, cioè la nuova Multi V2. E io ovviamente ragazzi sapete che io ho un Multistrada V4 e allora prima di iniziare a parlare della moto e di quello che sono anche le mie riflessioni personali riguardo a questa nuova uscita, mi raccomando, se è la prima volta che vedete il mio video, ed è molto probabile che sia così perché starete cercando cose riguardo alla nuova moto, iscrivetevi al canale perché ci sono, se andate nella parte dei miei video, ci sono tante recensioni di moto e ormai sono 2 anni che faccio recensioni, ma parliamo di quello che è avvenuto oggi, ovvero finalmente una presentazione un pochino con della carne al fuoco, un pochino piccante. Perché dico questo? Perché il nuovo motore V2 che ho criticato anzi nell'utilizzo su Street Fighter e su Super Sport, che sono appena uscite, adesso invece trova secondo me tutta una sua declinazione giusta in questa configurazione qua, in questo layout che, come dicono nella presentazione che potete vedere su YouTube, la moto, la nuova Multi V2 è sviluppata a partire dalla loro dicono che non è derivata dalla V4, però diciamo che lo schema è simile, perché se poi voi andate a guardare tutta la Premiere, questo è il designer, ragazzi, il designer indiano, non si sa per quale motivo non è più fatta dal... vabbè, comunque volevo farvi vedere che è sempre fatta con sempre no, è tutta nuova, nel senso che è fatta come la V4, ovvero abbiamo un front frame in alluminio che è infulcrato sul motore, che funge quindi da elemento stressato, e poi abbiamo il telaietto posteriore, eccolo qua si vede molto bene, non so cosa vedrete voi, e intanto potete vedere anche i due colori che sono previsti per la versione S, perché la versione base invece è soltanto nella colorazione rossa. Allora, è molto bella, rossa, a me piace tantissimo le proporzioni che gli hanno dato, mi piace che abbia quest'occhio più corto, più stretto, ha la palpebra che non continua, ma qua ha la palpebra in plexi, che funge appunto da deviatore di flusso, che devia il flusso dalle spalle molto probabilmente. Il parabrezza è regolabile con lo stesso sistema della V4, lo si vede chiaramente da queste immagini. Mi sembrava, che ho visto tutte nelle immagini, che era fermo, era fisso, invece no, è regolabile, ma probabilmente ovviamente lo fanno vedere così perché ne guadagna la linea in posizione bassa. Bellissima, secondo me bellissima la colorazione verde, e qua vi svelo già che se dovessi prenderla mi sarei molto tentato da questo verde ragazzi, però è troppi anni che non ho una Ducati rossa, quindi se dovessi mai prenderla, ma fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi può avere senso che io prenda dal V4 questa moto qua. Allora, parliamo un po' di quello che è la tecnologia che ha questa moto, che oggettivamente per essere il 2025, loro dicono piena di tecnologia, poca vi dico io, ma poca, ci arriviamo poi sul prezzo perché è poca. Allora, le sospensioni sono nuove, sono Marzocchi da 45, versione semiattiva sulla S, ha l'abbassatore, ma non è dinamico come quello della V4, nel senso che dovete premere il minimum preload per avere la sospensione che si abbassa. Ha i riding mode che sono indipendenti, slegati dalle sospensioni, questo è molto buono secondo me. I blocchetti sono nuovi, non mi pare che siano retroilluminati perché non fanno vedere la retroilluminazione, quindi secondo me non lo sono. Ecco, questo è un dettaglio che si nota, cioè il quick shift di seconda generazione per quanto riguarda Ducati, ovvero non c'è più il device sull'asta di rimando del cambio, ma è direttamente dentro, quindi voi avete più sensibilità. La cella di carico. Ehm, la declinazione in questo propulsore scelto per lei è nella declinazione 115 cavalli, 95 in versione wet, perché ha anche la mappa wet, o urban è 95 cavalli, e 115 appunto nella versione sport o touring. Meno 18 kg, e ovviamente ragazzi hanno tolto il telaio e il motore nuovo pesa di meno, quindi è chiaro che ci sia questo peso che è nettamente più basso. Sapete che questo motore non ha il desmo, ha il controllo giocovalvole ogni 30.000, non 60.000 come V4,
invece cambio olio ogni 15.000 km. Fasatura variabile, quindi loro garantiscono che ha una grande fluidità in basso e nei transitori soprattutto, e tutti i momenti in cui si va a prendere il gas in mano è molto più fluido, questo dicono. 202 kg la versione S a secco, che quindi io stimo in sotto i 220 la versione S col pieno di carburante da 19 litri, quindi più piccolo il serbatoio rispetto alla V4. I consumi dovrebbero essere, si spera, sui 20 a litro, quindi comunque una buona autonomia. La versione base invece la danno per poco sotto i 200 a secco, sempre a secco. Le altezze sella, chiaramente non avendo l'adattibilità della versione S della V4, è così, oppure ci sono vari tipi di selle, basse o alte. Non mi pare che si parli di selle riscaldate, non funziona ancora il configuratore, quindi non posso ancora vederlo. Non ha il cassettino, non so per quale motivo, o gliel'ha messo qua e non si vede. Non ha il cassettino, non ci sono immagini in cui si possa capire o evincere se ha il cassettino o no. Comunque abbiamo sempre anche la frizione, meno male, che è idraulica. Dico meno male perché almeno la plancia ne ha di aspetto premium. Una cosa che non mi piace, mi fa storcere il naso, è questo dashboard piccolino, 5 pollici, mi sembra un po' cheap rispetto, potevano mettere 6 pollici e mezzo, ma qua torniamo sempre sull'argomento prezzo. Il terminale non mi dispiace, la versione verde secondo me è molto 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 bella. No, il cassettino non c'è, e qua c'è un altro elemento che mi fa storcere il naso, perché sempre per andare a risparmio non hanno messo una cosa che si vede anche sugli scooter, ovvero c'è la chiave. Vabbè, non succede niente, avrei preferito i radar. Ecco, altra grande mancanza, no, io cassettini non ne vedo. C'è la porta USB ma non vedo cassettini. L'aspetto, diciamo, è comunque molto premium, mi piace. Ha queste nuove pance, queste canalizzazioni anzi dell'aria, che a me piacciono molto, sono anche studiate dalle Frecce. Qua sotto, qui c'è una canalizzazione che vi dovrebbe portare aria alle gambe. Mi piace questo dettaglio che noto ora insieme a voi. Il radiatore è curvo, quindi non ha i due radiatorini come la Multi nelle feritoie laterali, ma ha un radiatore unico curvo, e non so se ha uno scambiatore olio, non lo so se ce l'ha nel becco, spero di no. Non si riesce a capire dalle fotografie, non si capisce. Reparto freni M4.32 l'anteriore. Ragazzi, potevano mettere delle M50, che non sono le Hyper Pure, non sono le Brembo, che adesso mi sfugge il nome, quelle che ho sulla mia V4. M4.32, vabbè, buona frenata, però di certo un aspetto un po' da versione base, non S, ecco, anche sulla versione S invece. I dischi scendono in diametro dai 3,30 della V4. Ho guardato che l'interasse della moto, nonostante il motore sia ruotato indietro di 20 gradi, l'interasse è comunque più lungo rispetto alla V4, così come anche l'avanscorsa e quindi il canotto di sterzo sono un pochino più aperti. Evidentemente le teste del bicilindrico, io credo che sia per questo motivo non abbiano ricercato una maggior dimensione rispetto alla V4. Forse l'ingombro che ha il V2 come layout è sempre, anche se il motore è nuovo, sempre maggiore rispetto al V4. D'altronde avere un singolo cilindro, io immagino che abbia una grandezza superiore rispetto a due cilindri che vanno a fare la cilindrata dei 1158 del V4. Questi sono 4,50, sono come fosse un bel grosso mono che deve andare a stare dentro quel motore lì. Nel frattempo io sto ricevendo messaggi, probabilmente saranno miei amici che mi stanno commentando anche loro quello che pensano sulla nuova V2. Io sono molto 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 curioso di sapere cosa ne pensate anche voi, e soprattutto, visto il prezzo, che va a stare sotto i 21.000 euro per la versione rossa, 21 e qualcosa in più per la versione, no, vi sto dando i prezzi, sì, vi sto dando i prezzi della versione Travel, ragazzi, della versione Travel, quindi borse laterali, cavalletto centrale, manopola riscaldata, direi. E la versione S, quindi semiattiva, 19,4, che rossa, invece Storm Green, che è molto bello, 19,8, chiaramente più messa in strada.
Secondo me sono prezzi molto concorrenziali, sono voluti rimanere sotto i 20.000 euro per fare concorrenza, ed è chiara, è evidente questa cosa, o fare concorrenza o non andare troppo vicino alla V4, perché io dico che se questa moto qua così carina esteticamente, con questa comunque è un po' svecchiata su alcune cose, secondo me è svecchiata rispetto alla V4, anche se c'è stato un minimo di restyle, ma il becco qui ha un restyle superiore rispetto al V4, tutta la moto è superiore, ha un'immagine più fresca, si vede che potrà non piacervi, ma ha un'immagine un po' più fresca rispetto al V4, poco da dire. Borse anche lei basculanti, ovviamente. Ehm, io sarei proprio curioso di sapere perché, cioè per quale motivo non si sono voluti cannibalizzare, perché se ci mettevano il radar su sta moto, col fatto che pesa, ragazzi, comunque 30 kg meno rispetto a una V4, e ha 115 cavalli, questa probabile, speriamo proprio di sì, fluidità in più in basso, io vorrei capire oggi, alla fine, a parte proprio quelli che ci credono veramente, per quale motivo uno poi, se aveva il radar, non andava a comprare questa. Adesso mi viene da dire, se io voglio una moto con radar potrei andare sulla Tracer o altre moto, il cruise adattivo, il blind spot detection, questa non ha niente di tutto ciò, però ragazzi è una bella moto e io immagino, ma anche soltanto a vederla così, io credo proprio che si guiderà un gran bene, anche perché non mi sembra che Ducati negli ultimi anni stia sbagliando moto dal punto di vista dinamico. Sì, no, se dovessi prenderla probabilmente sarebbe rossa, anche se però ragazzi devo dirvi che quel colore lì è veramente molto molto bello. Ragazzi, io direi che vi ho detto più o meno tutto, credo di avere fatto sono un po' eccitato, ragazzi, che bello quando le moto ancora danno questa sensazione qua, perché deve essere una gran moto divertente più che altro, perché se vi piace a multi questa è una roba più leggera e immagino che sia una gran bella cosa. E poi comunque se è un bicilindrico così fruibile, tanto di guadagnato ragazzi. Io vi ho detto un bel po' di cose su di lei, non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate voi. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando commentate, mettete un like, controllate di essere iscritti perché YouTube vi toglie le sottoscrizioni di notte, ragazzi. Sta succedendo anche a me, capita, e io mi alzo al mattino che ritrovo dei numeri più bassi di quando sono andato a dormire, quindi questa cosa qua, ragazzi, date un'occhiata. Discone anche lei dietro, direi come il V4, per cercare di avere più frenata anche al posteriore, e ha una cosa importante, ha l'engine brake, così da averla a seconda che siate carichissimi o non carichi, un po' più di freno motore o freno motore. Non vi ho detto che ovviamente le dimensioni dei cerchi sono sempre 120/70 l'anteriore sul cerchio del 19 e il posteriore 170/60, quindi abbiamo le stesse misure della precedente e le stesse misure della V4. Ragazzi, per questo anteprima io non voglio provarla, non vedo l'ora di provarla. Per Ange è tutto, alla prossima, ciao!